Signor Casavecchia, ma lei quanto ama il suo mestiere? Ci vuole la passione, se no non fai niente. Soltanto che mi hanno fatto innervosire per mezzo delle scarpe nuove che non si fanno più e le forme l'ho tolte, faccio solo riparazioni. Ma fino ad oggi avete insegnato a qualcuno il vostro mestiere? Non vuole farlo nessuno. E perché secondo lei? Per prima di tutto perché vogliono prima i soldi. Perché c'era un amico, dice vuoi prendere a mio figlio a insegnare, ha finito la scuola, insegnare almeno si impara qualche cosa. Solo per dirci prenditi la sedia, siediti e guarda, ho detto già comincia a comandare. E allora ho detto posa la sedia e arrivederci. Mi servirebbe un aiutante, perché a me per dire quando posso lavorare ancora, un altro diciamo un anno, 2 anni, poi non ce la faccio più. Come si sente rispetto al fatto che nessuno porterà avanti la sua conoscenza? Mi dispiace, però lo devo abbandonare, perché nessuno lo vuole fare. Perché se uno si ha un po' di cervello, questo mestiere qua non si ferma mai, anche se ci sono le scarpe di plastica. Se uno sa lavorare, lavora anche con le scarpe, ecco queste qua, le scarpe di plastica. Ma in media quanti clienti entrano al giorno? Dipende, 20, 30, 10, alle volte non viene nessuno, come giovedì non è venuto nessuno. È riconosciuto più dagli stranieri che passano, vengono, dalla Germania sono venuti. Ci sono 2 o 3 famiglie che vengono a trovare i parenti e quando vengono portano sempre 6-7 paia di scarpe aggiustare, perché dice anche in Germania arronzano, come si dice in napoletano, e fanno pagare molto. Per dire io faccio pagare 12 euro un paio di scarpe con a mezze sue, anche sue. Loro le fanno pagare 30-40 euro. C'ho mio cognato che viene da Priglia, viene a aggiustarle qua, una cerniera di 10 cm, un tacco a spillo, chiede 35 euro, è impossibile. Allora dicevo vado a trovare mio cognato, mia madre e faccio fare le scarpe per 10 euro
Perché vogliono soltanto speculare sui soldi, per i soldi. Signor Mario, quanti si siedono accanto a voi a guardarvi lavorare? Parecchi, molte persone, perché gli piace guardare come lavoro e mi hanno detto che io sono il mattantino d'oro. Dice come voi non c'è nessuno, che le fate veloce, non fate aspettare nessuno, se vogliono farle in 10 minuti lo facciamo. E questo è. Ci può raccontare qualche episodio particolare accaduto sulle sedie del vostro laboratorio? Beh, è capitato alle volte, buongiorno, è capitato con le donne, Che è successo? che lo devo mettere a posto suo, perché qua dentro non posso fare altro. Buongiorno, Buongiorno. prego, dottore. Vieni una cosa, allora, c'è di punto, quando ti non puoi si può fare un prezzo. Ecco qua. Ma si deve rimborsare? Lascia rimanere? Certamente. Ah? Sì. Pure a capo. No, allora no. Io non sai perché io sono pure un mestiere, tu dici. Io sto fatto spighette che no, a tutti e quattro parti. Hai capito? A fare una spighetta, un angolare, hai capito? In modo che a ambo le parti, a tutti e quattro. La coppa chi sta così? Quindi un po' di cose, no? Ma non ho tempo uguale. No. Uguale non Pure no, guarda, basta che vengo dalle qua, no? Io, perché non tenga la soldi, se no non facevo un spavio, non te. Andiamo. Non lo dico. Se ne un spavio, loro ne sono il fatto. Guarda il Stai sempre pagare però. Stai sempre pagare però. È normale. Un spavio, basta che non spavio, un po' che Non mi preoccupare. ci sta, e che le dicevo? Non mi Io preoccupare. hanno votato pure i scarpi, così. Ma quando? Avevo subito precisamente 67 anni fa. Stiamo aperti a fatica. A poter scarpi, non tengo 80. Siete un buona salute. Però io ho fatto per pochi anni. Poi io ho fatto a fare un arredo non ci verso. Io ho fatto i scarpi, no? Io voglio, di notte la mattina, 10 e mezz'anni, i scarpi, tu sto andando a versare, tu scarpa a versare, ognuno li portava a Fresano, o li portava a cosa da placca e cose. E mi scappava pure la mamma. Mi spaccava un naso, che la povera mamma mi dice non c'è più, non verrai neanche mestiere. Buona giornata. Arrivederci. Allora, signor Mario, parlavate di episodi particolari accaduti nel vostro laboratorio. Prima avete accennato alle donne, se non erro. Episodi che ci stavano certi clienti che volevano speculare, a posto di pagare, chiedevano altre cose. E allora io le mettevo a posto. Erano donne. Donne si mettevano in posizione da far rizzare i capelli e io mi dovevo stare a posto mio, perché non sono il tipo di... E dice metti un posto se no esce fuori, perché qua dentro vengono la gente e dice che succede, e allora non potevo fare altro. Il sangue bolliva però.
Signor Mario, parlavamo prima del rapporto che si crea con i clienti a causa del loro stazionare nel laboratorio mentre seguite il lavoro. Ma quindi avete dei rapporti di amicizia che sono nati tra queste mura? Sì, 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 molta amicizia. Avete dei fedelissimi del negozio? Sono fedeli dall'82, che non mi lasciano mai. Vedo vicino a voi il signor Aulicino, ma vi viene a trovare spesso? Sì, sì, sì. E lui non c'ha niente da fare. Sta solo. I figli lo lasciano solo. E allora viene da me, farsi un po' di cervello. Si sfoga un pochettino. Ma quindi voi ascoltate come un dottore? Io ho la pazienza ce l'ho per ascoltare. Questo proviene anche del mestiere, ascoltando la gente. Quando vado al mercato mi fermano tutti, mi conoscono E che vi chiedono? Che vi chiedono? e dicono proprio a lei cercavo, mi serve una scarpa così, così, ma io non posso dire questo è buono e questo non è buono, perché c'è quello, il commerciante, e fa vicino a me, voglio, sta una nota qua. Quindi gli rovinate gli affari. Allora io evito di andare al mercato. Mia moglie si arrabbia, dice non posso mai venire con te al mercato. Da quanti anni siete sposato, signor Mario? Da quanti anni Siete sposati? Sono 47 anni. Adesso l'ho festeggiato il mese passato. 29/9/69. Quindi un amore lungo o un lungo amore? Un lungo amore. Siamo come due innamorati. Signor Mario, lei che pensa della famiglia? A me mi piace aiutare tutti nella famiglia. Per dire io non c'ho più mamma e papà. Però c'ho mia suocera che la tengo come una mamma. Adesso sta influenzata e me l'ho portata a casa mia. Lei non vuole disturbare, ma io invece me l'ho portata a casa mia. E da quando sta a casa mia si è ripresa. E c'ha 92 anni. Allora, nei tempi degli anni 60 siamo partiti per la Germania e là c'è un grande casino perché non si capiva una parola tedesca e mio padre alle volte mi mandava, che io non lavoravo perché avevo 10 anni, mi mandava a prendere il pane e io a posto del pane portavo i conigli perché c'era la neve e c'erano le tane, mettevo la mano e prendevo i conigli e mi dimenticavo di prendere il pane. Signor Mario, ma come ci siete arrivato in Germania? Con che mezzo di trasporto? Col treno si fermava a Verona, che si passavano le visite a Verona per gli emigranti e si stava tutta la nottata, per dire il giorno, la nottata, diciamo così. Poi si partiva di nuovo fino a destinazione in Germania. Signora, da quanti anni viene dal signor Mario? Io l'ho conosciuto da tanto tempo, poi l'ho perso di vista e poi l'ho ritrovato e sono ritornato. Ma è una cliente fedele lei? Sì. Si trova bene? Bene, bravo. Poi è molto gentile, solare, a me piacciono le persone solare, non venale. Quindi fa pagare poco il signor Mario. Questa è la prima Dipende. cosa, molto economico. Dipende. Con gli scarpi che oggi si trovano in giro, no? Secondo te diciamo, al mercato si trovano nuove, molto rovate per passione e per amore, vero?
è molto umano, va bene. Buona giornata, buon lavoro. E buona Complimenti domenica. al Signore. Buona qua, domenica. Arrivederci. Arrivederci. La conosco, era così. Bella donna, diciamo. E dovrebbero non pensare soltanto alla droga, questa e quella, doveva abbandonare la droga e pensare soltanto ai genitori, al lavoro, aiutare al prossimo e pensare per dire se non già la scuola imparare qualche mestiere, artigianate, questo e quell'altro, perché il lavoro, se c'è la volontà, c'è tutto e questo è. E devono pensare ad aiutare il prossimo. Che altro devo dire?